Benvenuti sul mio canale. Anche quest'oggi vi propongo un punto nuovo per la rubrica punti e spunti. È un punto molto semplice che si fa, praticamente sono tutti punti alti, e che trovo molto adatto per chi ha le prime armi, perché comunque utilizza solo il punto alto ma nello stesso tempo varia un pochino ed ha questo effetto traforato. Vi lascio la spiegazione del punto. Io ho già montato 43 catenelle, che sono un multiplo di 8 più 3, alla quale ne faccio una aggiuntiva. Dopodiché entro nella seconda catenella partendo dall'uncinetto, faccio un punto basso, rientro nel punto basso nella costina più a sinistra e faccio un altro punto basso. Il risultato sono due punti bassi incolonnati che vanno a sostituire il mio primo punto alto. Però voi fate come siete abituate. Se siete abituate con 3 catenelle, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle, va comunque bene. Detto questo, siccome un punto alto l'ho già fatto con questo sistema, vado a farne altri 2 nelle catenelle successive. Quindi entro nella catenella successiva faccio un punto alto, entro in quella dopo e faccio un punto alto per un totale di 3, compreso quello iniziale. Filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, entro nella terza, vado a fare un ventaglietto costituito da 2 punti alti, una catenella e altri 2 punti alti nella stessa catenella di base. Riprendo il mio filo e conto 1, 2, 3, entro nella terza catenella utile, faccio un punto alto. Entro in quella successiva, faccio un punto alto. Dopodiché entro in quella dopo, faccio il terzo e ultimo punto alto per questo gruppetto. Riprendo il filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nella terza catenella utile e vado a farmi il mio ventaglietto costituito da 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nella stessa catenella di base. Riprendo il mio filo e di nuovo conto i miei 3 punti. Attenzione a quello subito dopo il ventaglietto perché potrebbe stringersi, quindi tiriamo bene in modo da non perderlo, se no poi non ci troveremo più col numero di catenelle. Quindi ho preso il mio filo, conto 1, 2 e 3, entro nella terza catenella utile, vado a rifarmi un punto alto, entro in quella successiva, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro in quella dopo, faccio un punto alto. Praticamente la riga si svolge tutta in questa maniera. Alterneremo 3 punti alti su 3 catenelle e un ventaglietto di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nella stessa catenella di base. Quindi ho appena fatto i miei 3 punti alti, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nella prima catenella utile e vado a farmi il ventaglietto, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nella stessa catenella di base. Riprendo il filo, mi sposto nella terza catenella utile, 1, 2 e 3, e lavoro un punto alto, entro in quella successiva, faccio un altro punto alto, entro quella dopo e faccio un altro punto alto ancora. Filo sull'uncinetto e di nuovo 1, 2, 3, entro nella terza catenella utile, vado a farmi il mio ventaglietto, 2 catenelle, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nella stessa catenella di base. Vado a riprendermi il filo, conto 1, 2, 3, entro nella terza catenella utile, punto alto. In quella successiva punto alto e in quella dopo ancora punto alto. Filo sull'uncinetto, 1, 2 e 3. Quindi vado a farmi il mio ventaglietto, 2 punti alti, una catenella e altri 2 punti alti nella stessa catenella di base. E di nuovo 1, 2 e 3, entro nella terza catenella utile e vado a finire la riga
con i 3 punti alti. E abbiamo fatto la riga numero 1. Praticamente dovremo ripetere sempre la stessa riga, quindi cosa facciamo? Giriamo il lavoro, entro nel primo punto che ho subito qua sotto e faccio il mio punto basso con sopra un altro punto basso, e questo sarà il mio primo punto alto. Dopodiché ho 2 punti alti, li lavoro così come sono, quindi devo avere un totale di 3 punti compreso quello iniziale. Filo sull'uncinetto, mi sposto al centro del ventaglietto e vado a replicare il ventaglietto. 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, salto questi punti qua, mi sposto nel gruppo di 3, questo, entro nel primo punto alto utile, faccio un punto alto, in quello successivo faccio un punto alto, in quello dopo un punto alto ancora. Di nuovo mi sposto dentro il ventaglietto nella catenella tra i gruppi di 2 punti alti e vado a replicare il ventaglietto. 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto nel primo punto alto del gruppo di 3 e vado a lavorare i 3 punti alti così come li trovo, quindi punto su punto, 3 punti alti sui 3 punti alti disponibili. Filo sull'uncinetto, mi sposto al centro del ventaglietto e vado a farmi il ventaglietto. 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto nel primo punto alto utile e vado a lavorarmi punto alto, entro nel numero 2 punto alto e nel numero 3 punto alto. Filo sull'uncinetto, mi sposto qua al centro, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto nel primo punto alto del gruppo di 3, entro nel numero 1 punto alto, numero 2 punto alto, numero 3 punto alto, filo sull'uncinetto, mi sposto al centro del ventaglietto, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nello stesso archetto. Filo sull'uncinetto, vado a chiudere con gli ultimi 3 punti alti restanti, quindi punto su punto vado a finire la mia riga. Praticamente la sequenza è questa, è un'unica riga, dovremmo girare il lavoro, fare 3 punti alti, il ventaglietto nel mezzo del ventaglietto, i 3 punti alti li lavoriamo sempre come li troviamo. Il lavoro da fare è tutto questo. Vado avanti ancora un pochino per darvi un campione un po' più consistente. Ed ecco il campione finito. È davvero un punto facilissimo, infatti è sempre un ripetersi della stessa riga. È anche un punto un po' diverso per chi è alle prime armi. È un punto che trovo molto adatto per le copertine, perché comunque è traforato ma allo stesso tempo è anche abbastanza chiuso, però può benissimo usare per fare magliette, cardigan, coprispalle, chi più ne ha più ne metta, si adatta veramente a tantissimi progetti. E con oggi il video è finito, spero di avervi dato un'idea in più, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò e vi lascio nel box informazioni i link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.